Ma la bellezza di queste giornate in spiaggia con tutto pronto, con il campo base allestito, con la mia sdraietta. Ma bene che si sta. Many hours later. Buonasera amici, ben ritrovati, buon sabato a tutti. Vengo a voi da questa prestigiosissima location, il mio bagno. Bene. Perché vengo a voi dal bagno? Perché ho pensato che magari a qualcuno può interessare, così lo butto lì, il grasso che cola, il mio trucco estivo, quello proprio ridotto all'essenziale. Mi trucco perché questa sera, serata mondanissima, andiamo alla sagra del raviolo. Tra l'altro ho già messo su la mia tutina jeansata che ho preso da Primark l'altro giorno, poi vi faccio vedere il look quando... Però cominciamo, e come sempre comincio, estate, inverno, primavera e autunno, con un primer che soprattutto d'estate mi fa durare il trucco un po' di più, anche se il trucco che vado a fare adesso è proprio stringatissimo. Questo qua è sempre il solito Unicorn Essence della Farsali, che va bene un po' in tutte le stagioni, proprio perché appunto è anche un po' un fiero, non è solo un primer, quindi va bene un po' per tutte le occasioni, insomma sta bene con tutto. Ok, secondo step, MAC Paint Pot Primer occhi. Da quando l'ho scoperto non uso altro, ne metto pochino perché in realtà gli occhi non è che vado poi a truccarli più di tanto, ma questo almeno mi è partita il ciglione di Kylie, mi rende un po' più omogenea la palpebra, perché sennò è sempre leggermente più scura rispetto al resto del musetto. Poi non uso un fondotinta, ma sbatto poderosamente questo tubetto, che è una crema idratante colorata di Laura Mercier Tinted Moisturizer Oil Free con un SPF 20, che anche lì butta via. E ultimamente, cioè da quando sono in vacanza, non uso né la spugnetta né il pennello, praticamente uso le manine sante. Perché alla fine niente funziona meglio delle manine sante, soprattutto considerato che non si tratta di un fondotinta ma di una crema idratante per l'appunto colorata che va semplicemente a uniformare un pelino il mio incarnato. Ora, giusto per illuminare leggermente questa parte, metto un po' di correttore. Ho portato questo che è abbastanza leggero, è il Make Up Forever Ultra HD Anti-Sun, vabbè, comunque un correttore, e lo stendo e lo faccio un po' così, lo rendo uniforme con una spugnetta e un pelino anche attorno al naso, dove sono sempre rossa, qui e qui, per fare un leggero contouring accennato. Non è un contouring, a dire la verità, è un corretto e giù a uniformare il correttore, che se no i pazzi. Ecco, fisso brevemente il tutto con un po' di cipria, che è sempre la Translucent Loose Setting Powder di Laura Mercier,
con la stessa spugnetta, soprattutto qua sotto dove ho messo il correttore, perché poi alla fine la crema idratante non è che abbia bisogno di grande cipria sopra per fissarlo, però già che ci sono e so che poi alla fine suderò, perché alla fine suderò, faccio che fissare tutto. Ok? Adesso che la base è fatta, ed è la parte più tediosa, uso questa che è la mia palettina preferita, che è di Hourglass, la Ambient Lighting Edit, cosa del genere. Uso soprattutto questo che è un po' la terra, il bronzer, ne metto così serenamente, senza prestare troppa attenzione, un po' attorno al viso, per dare quel pelino di colore in più. E poi, visto che questo è un trucco proprio veloce veloce, faccio così, proprio con lo stesso pennellone. Va che roba! Ta 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 ta. Ta ta. Poi, siccome è estate e un po' di luminosità non guasta, becca Champagne Pop, non riesco mai a pronunciarlo, illuminante, lo metto qua, che è proprio il posto suo, il posto dell'illuminante, ma poi lo metto anche qua, sempre tutto con lo stesso pennellone, com'era la pubblicità? Per una parete grande uso un pennello grande, così mi illumina anche lì. Poi un po' qua sul naso, non so, io sono della scuola che in estate non è mai abbastanza l'illuminante, no, cioè praticamente disco ball. Oh, mi sta cascando tutto. È il momento delle sopracciglia e qua come al solito ci sarà da ridere tantissimo, soprattutto considerato che stavo usando il telefono come specchio, che già le sopracciglia mi vengono sghembe quando uso lo specchio, infatti adesso sto usando lo specchio. Come al solito a un certo punto decido che va bene così, anche se sono del tutto irregolari e vagamente deliranti, con un'espressione sempre un po' sorpresa, va bene. Non ve l'ho detto, ma ho usato Precisely My Brow Pencil della Benefit, che è uno dei miei prodotti preferiti per disegnare le sopracciglia. Bene, siamo praticamente alla fine del trucco. Metto un po' di blush, un po' di fard e sto usando già da un po' di tempo il Jelly Blush della Rimmel, questa robetta qua, che mi piace perché è in gel. Mo faccio cadere roba come non ci fosse un domani, comunque magari lo prendo dal tappo e non direttamente dalla confezione, così, e poi ne metto esattamente come previsto, troppissimo. Bene, quando succede una cosa così, l'unica soluzione è prendere la spugnetta, bene, e cerchiamo di porre riparo. Ok, la situazione è questa, ne ho messo troppissimo, ma non importa, d'altronde siamo in estate e in estate si è belli coloriti. Manca solo il mascara. Ho questo campioncino del nuovo mascara di Laura Mercier e ho deciso di provarlo, così una botta di vita. Vediamo come va. Ok, messo sul mascara, ultimissimo step, lo spray per fissare il tutto e rinfrescare anche un po'. Quick Fix Urban Decay. E questo conclude il mio trucco così teoricamente veloce ed essenziale per l'estate. Adesso mi leggo i capelli, finisco di mettere insieme il mio outfit e poi vi faccio vedere il risultato. Ultimissima cosa, metto un po' di balsamo labbra, il mio preferito è sempre della Fresh Beauty Sugar Lip Hydrating Lip Balm alla pesca, proprio un 3-in-1 e via che si vola. I capelli li tengo così, pettinature improbabili e dove trovarli. Praticamente un nido di Cure l'ho bagnato. Adesso vi faccio vedere anche il look definitivo. E voilà! Pronta per la sagra della raviola, praticamente. A few moments later.
next day. Tappa del nostro scooter tour, Pigna, entroterra Ligure. Ci saranno 34 gradi? Penso proprio di sì, però vogliate gradire vista di ponte e ruscelletto. Buongiorno amici, per la puntata di oggi di Linea Verde vi portiamo a Trioga, la Salem italiana, uno dei più bei borghi della nostra favolosa penisola. Trioga, conosciuto come Paese delle Streghe, perché nel 1500 si è tenuto qui un processo proprio per stregoneria a una serie di donne ritenute appunto essere streghe e quindi avere un po' causato carestie e ogni male del mondo, grande classico. In realtà queste donne si limitavano, per quel che si è capito, a creare delle medicine utilizzando le erbe per curare un po' i vari mali, dall'herpes al mal di testa al mal di denti. Poi ovviamente però nel 1500 alle caccia alle streghe e quindi Trioga mi è un po' la Salem italiana, o forse dovremmo dire che Salem mi è un po' la Trioga americana. The more you know.
nostro giro nel paese delle streghe è finito. Abbiamo scarpinato, siamo saliti, siamo scesi, abbiamo girato, siamo risaliti, siamo ridiscesi, abbiamo sudato, abbiamo bevuto una birra e adesso andiamo verso il mare, torniamo verso